dove eravamo rimasti. Ebbene sì, era il 2020 e quella fu una delle prime comparative di RED in cui comparvero le nostre insindacabili pagelle. Sono passati ben 4 anni e alcune delle protagoniste, che vedete qui alle mie spalle, di quel confronto sono ancora sul mercato, rinnovate, arricchite, ridisegnate, ma ancora desiderose di dimostrare la loro capacità. Altre invece sono appena arrivate a rendere ancora più combattuta questa nuova comparativa di RED, la quarta di questo 2024. Ancora una volta, sotto la nostra lente sono finite 5 Maxi Enduro, anche se forse oggi sarebbe meglio definirle Midi Maxi. Sì, perché se fino a qualche anno fa i 1000 cm3 erano la soglia psicologica per varcare il confine delle Maxi, oggi, che quel confine si è spostato ben più avanti, i motori che gravitano fra i 900 e i 1050 cm3 sono diventati i protagonisti del segmento medio. E più che cilindrate e peso, in questo caso sono le prestazioni a definire il segmento di appartenenza. Abbiamo deciso di dare ancora spazio alle endurone perché sono le protagoniste del mercato, quelle più apprezzate e vendute con un trend di crescita costante. Il perché è semplice: trattandosi di mezzi che rappresentano il massimo in termini di versatilità, sono anche quelle che meglio interpretano il ruolo di protagonista nei desideri di libertà nell'immaginario collettivo di tutti i motociclisti. Le 5 protagoniste della nostra prova sono la declinazione più stradale dell'offerta delle Maxi Enduro e propongono anche, se non tutte, la classica combinazione di ruote 19 pollici all'anteriore e 17 dietro. Potremmo definirle Maxi Enduro GT poiché, sebbene siano poliedriche e non disdegnino qualche divagazione oltre l'asfalto, la vocazione preponderante è quella per i ricchi banchetti di chilometri a medie da crociera. Ora è arrivato proprio il momento di entrare nel vivo della sfida con la descrizione delle moto che si contendono lo scettro di regina dell'enduro Midi Maxi con ruota da 19. Ringraziamo Luis Moto per aver contribuito a questo video. Clicca sul link in descrizione per accedere alla pagina con gli sconti che ti sono stati riservati. Un progetto che sulle spalle ha qualche primavera, ma sempre aggiornato negli anni per tenersi al vertice del segmento. La multistrada V2 ha vinto la nostra comparativa del 2020, vi invito ad andarla a vedere, e ancora oggi fa di tutto per sottolineare la sua vocazione turistica. E il set di valigie, 30 e 26 litri offerto di serie sulla versione travel della nostra prova, è un chiaro invito al viaggio. Così come lo sono le caratteristiche del motore della ciclistica. Il primo è il bicilindrico Ducati testa stretta 11 gradi da 937 cm3 che ben conosciamo, può contare su 113 cavalli, potenza seconda solo a Moto Guzzi e 94 Nm di coppia massima erogata a 6750 giri. La ciclistica offre un avantreno svelto e preciso, leggere ruote in lega, sospensioni semiattive Sky-Hook con 170 mm di escursione e impianto frenante ovviamente Brembo di eccellente livello. La sella è alta 830 mm, la moto è molto snella e i piedi poggiano bene a terra. La multistrada è una moto tecnologicamente avanzata e lo dimostra anche il pacchetto elettronico completo che in questa versione S prevede cruise control, cambio elettronico bidirezionale, cruscotto con schermo TFT a colori da 5 pollici e non mancano ovviamente piattaforma inerziale IMU e acceleratore elettronico con 4 riding mode, ABS cornering regolabile su 3 livelli e controllo di trazione regolabile su 8. Tutto ciò è disponibile anche per i neopatentati poiché questa multi esiste anche in versione depotenziata.
Il peso, Ducati dichiara 217 kg in ordine di marcia senza benzina nel serbatoio. Alla nostra bilancia la multistrada V2 ha fatto segnare 230,9 kg con 5 litri di benzina. Prezzo 20.390 euro, tutto compreso, anche le borse. Ducati Multistrada V2, in questo caso in allestimento S, anzi in allestimento Travel, che è quello più completo, con borse e manopoli riscaldabili di serie. Beh, allora devo dire che insieme al Suzuki V-Strom inizia un po' a essere la vecchietta del gruppo, perdonatemi il termine, perché il progetto comincia ad avere qualche anno, pur sempre aggiornato. Aveva vinto 4 anni fa la nostra comparativa, ci era piaciuta per la sua sportività, e adesso sono arrivate alcune concorrenti e c'è molto da lavorare adesso per la Ducati per risalire in classifica. Non sono cambiate le sue caratteristiche tipiche, quelle tipiche di una multistrada. La seduta è molto bassa, le gambe stanno abbastanza in alto, la luce a terra è più che sufficiente, c'è un manubrio un po' in alto, un po' una posizione strana, sei seduto molto vicino alla ruota davanti, mentre su tutte le moto di questo confronto sei sempre seduto sempre un po' indietro, un po' lontano dalla ruota davanti. Sulla multi sei proprio seduto sulla ruota davanti, e questo ne aumenta la sensazione di sportività che viene enfatizzata anche dalle tarature delle sospensioni, perché sia in mappatura touring sia in mappatura sport l'assetto resta sempre molto sostenuto confronto alle altre del lotto. È la moto che ama essere guidata in modo veloce, rapido, dove ci sono curve aperte, c'è grande maneggevolezza sicuramente, una bellissima interpretazione del 19 in tono sportivo, diciamola così, gommatura adeguata perché 120-170 per me sono la gomma giusta per questo tipo di moto, c'è tanta agilità, più scorri, più vai veloce, più ti dà gusto, il testa stretta riesce ancora ad essere emozionante a livello di carattere. Chiaramente quando si va a rallentare il ritmo, si guida nel traffico, emergono tutti i suoi limiti, la moto comincia a scaldare un po', soprattutto nella zona di calzata, la frizione è dura da tirare e i primissimi gradi di apertura del gas, quando vuoi andare piano, sono un po' sporcati. Probabilmente l'Euro 5 insomma non ha aiutato, diciamo, il motore ad essere pulito in queste piccole aperture, tant'è che ieri, facendo il pezzo di viaggio, quando ci siamo trovati nel traffico di Riva del Garda, ho messo la mappa Urban per rimediare, ma riesce solo a smorzare questo tipo di carattere, perché il testa stretta, come sappiamo, è un motore che ama insomma girare, che ama galoppare. Buoni i medi regimi, buonissimi gli alti regimi, insomma c'è carattere. Secondo me l'Euro 5 gli ha fatto perdere un pochino di spinta, perché anche nella mappatura sport, quando tu vai a prendere in mano il gas hai una buona risposta, ma poi dopo il motore resta un pochino lì ad aspettare di salire di giri. Però la ciclistica è super valida, l'allestimento è super completo, la protezione dall'aria non è male nella parte bassa, c'è un po' di calore, ve l'ho già detto. Il cupolino, preferirei avere un cupolino stile multistrada V4 che è con la V in mezzo, che ti lascia la visibilità, perché quando tu lo sollevi, cosa che peraltro si può fare con una mano sola, questa parte alta, per me che non sono tanto alto, fa un po' di effetto lente e mi dà un pochino di fastidio, il risultato che non lo alzo quasi mai tutto. Controlli elettronici al top, cambio elettronico secondo me è uno dei migliori, comunque resta Ducati da questo punto di vista qua, sicuramente una casa che fa le cose fatte molto bene. Insomma il pacchetto è ancora competitivo sicuramente, le altre sono venute avanti, quindi adesso da Ducati mi aspetto che dopo aver fatto la V4 metta mano anche alla V2 per poter essere ancora più competitiva in un segmento che si è fatto davvero molto combattuto, però secondo me i punti questa moto dirà ancora la sua. Aggiungo che a livello di comfort autostradale a 130 all'ora ci sono un po' di vibrazioni sulla sella che si fanno un po' sentire, invece in compenso il passeggero è messo bene, molto bene, uno dei migliori del lotto ancora, e a livello di borse, di integrazione motoborse, la Ducati è in assoluto una delle migliori, tra l'altro una delle poche in cui ci sta il casco modulare all'interno della borsa, quella di sinistra, quella dove non c'è lo scarico. Quindi da questo punto di vista qua, brava Ducati, ancora molto bene. Arrivata a grande richiesta è la prima Africa Twin con la ruota anteriore da 19 pollici e Honda l'ha messa in strada per soddisfare tutti coloro che desideravano una versione più stradale e votata al turismo anche a lungo raggio.
A consolidare le sue doti da globetrotter sono state alcune scelte ciclistiche come l'originale accoppiata a ruote con il 19 all'anteriore, abbinato però, attenzione, a un 18 al posteriore. Anche le sospensioni, che sono le raffinate Showa EERA a controllo elettronico, la posteriore addirittura in movimento, hanno un'impostazione specifica, sebbene conservino ancora una chiara discendenza off-road, svelata nell'abbondante escursione di 210 mm e 200 mm, ben superiore alle altre moto del gruppo. In linea con le concorrenti invece è l'altezza sella, regolabile da un minimo di 835 mm a un massimo di 855. Per quanto riguarda il motore, la nuova unità guadagna in potenza e in coppia rispettivamente 102 cavalli e 112 Nm. Come spesso accade nelle nostre comparative in cui compare un Africa Twin, anche in questo caso è la moto con meno cavalli ma quella con più coppia. In tema di comfort meritano la menzione la carena e cupolino regolabile manualmente su 5 posizioni, disegnati per deviare il più possibile i flussi d'aria dal corpo. Il peso dichiarato di 243 kg con il pieno è in linea con Guzzi e Suzuki e la nostra bilancia conferma con 236 kg e 5 litri di benzina. Da segnalare che la moto in prova era equipaggiata con barre protettive che senz'altro hanno fatto salire il peso rilevato di qualche chilogrammo. Il serbatoio è quasi da nave del deserto, ben 24,8 litri per un'autonomia da viaggio a prova di ansiosi, prezzo base interessante guardando alla dotazione ma non super economico, parliamo pur sempre di 19.290 euro, la moto in prova però arriva a 23.648 euro. Honda Africa Twin Adventure Sport 1100, a grandissima richiesta è arrivata la moto con il 19, quella per i grandi viaggi, e noi volentieri l'abbiamo inserita nella nostra comparativa, sicuramente è una delle novità più attese di quest'anno. Consentitemi una piccola battuta, gli hanno messo il 19 però lei non gliel'hanno spiegato perché la moto si comporta in modo molto simile a quella col 21, la percezione che hai quando sei a bordo è di avere la stessa Africa Twin che rolla attorno a un asse un pochino più basso. Il 18 posteriore, come sapete, è rimasto, l'anteriore è un 110/80, devo dire che forse fatto 30, io avrei fatto 31 mettendo una gomma di sezione maggiore e un 17 posteriore e un 120/70 anteriore che avrebbe secondo me migliorato ulteriormente la guida, che però è di altissimo livello. Sicuramente è una moto che si giocherà le parti altissime della classifica per l'ergonomia, per il comfort, per la protezione, per come vibra poco, per come trasmette poco il calore, insomma è un Africa Twin a tutti gli effetti. Nella guida ovviamente il suo peso, che è uno dei maggiori delle moto presenti in comparativa, si fa sentire soprattutto nei cambi di direzione. È una moto che come dire, Sua Maestà il turismo, più adatta a viaggiare che a guidare in modo sportivo, però ci siamo andati a lavorare con le sospensioni che consentono davvero tante possibilità, irrigidendo nella funzione utente 2, sapete che ci sono due funzioni personalizzabili completamente, irrigidendo il posteriore, insomma dandogli più sostegno, e la moto guadagna in incisività, quindi da questo punto di vista qua ci si può davvero fare tanto. Le sospensioni della Honda consentono davvero tantissime regolazioni. I suoi punti forti sono quelli di sempre di tutte le Africa Twin: ottima frenata, sospensioni di altissima qualità percepita di altissimo livello, comfort, sella una delle migliori, passeggero uno dei migliori, anche se con queste borse montate che, come potete vedere, sembrano dei televisori 28 pollici, sono le più grandi in comparativa ma anche le più ingombranti, il passeggero fa un po' fatica a prendere le maniglie posteriori, per cui questo lo segnaliamo a Honda, che magari si può fare qualcosa di più. Integrazione nella moto buonina, però molto grandi, 40 litri addirittura una delle due, e il casco integrale ci sta solo nella parte sinistra, non in quella dove c'è lo scarico, quindi i punti di forza restano sempre quelli. Secondo me una moto col 19 in mezzo a delle moto che magari sono anche più sportive comincia poi a farti venire voglia di avere qualcosa di più a livello per esempio di motore, che comunque funziona bene come tutti i motori dell'Africa Twin, però tu dai il gas, lui ha subito una bella risposta, una bella coppia, ma quando vuoi avere qualcosa di più è un po', ci mette un po' a salire di giri. Il cambio va bene quando
parlo del quick shifter, quando sei rilassato e stai guidando piano in relax, quando hai il motore sotto carico e vuoi andare un pochino più sportivamente, i tempi di taglio sono un po' troppo lunghi secondo me, sia in salita sia in scalata. Punti deboli, sicuramente l'abbiamo già detto 1000 volte, la complessità della gestione della strumentazione, che ti consente davvero di fare qualsiasi cosa ed è l'unica compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, però davvero per entrare nei menu insomma ci vuole un po' di studio, e secondo me però anche quando vai a guidare ti toglie un attimino di attenzione. Io vorrei che i comandi fossero tutti immediati e io avessi delle risposte immediate con pochi pulsanti, pochi click. È vero che le mappature le cambi velocissime, però se devi andare a fare delle altre funzioni ci sono dei tasti a sinistra, dei tasti a destra, insomma blocchetti secondo me andrebbero un pochino semplificati. Bene, anche il cupolino a protezione aerodinamica, come ho detto, una delle migliori sia nella parte alta sia nella parte bassa. Del resto con un serbatoio così grande le gambe viaggiano molto ben protette. Cupolino che si può regolare solo con le due mani. Devo dire che questo progetto anche con il 19 risulta essere assolutamente vincente, ha trasformato l'Africa Twin col 21 in una moto da viaggio. A questo punto sta a voi decidere se scegliere la moto con il 19, l'Adventure Sport, oppure restare fedeli all'Africa Twin originale, quella col 21, anche perché, come vi ho detto, la guida è sì differente, anche perché c'è la sella più bassa, si tocca meglio a terra così, ma non è così distante da quella col 21, e anche perché Honda ha mantenuto per questa moto escursioni generose delle sospensioni, ben oltre i 200 mm, l'unica in questa comparativa a andare oltre la soglia dei 200 mm, quindi è una moto con cui si può fare anche del fuoristrada vero, mentre con le altre in comparativa da 160 a 170 si è magari un pochino più limitati. Quindi riassumendo, moto sicuramente competitiva nel nostro panel qui della comparativa, anche se il prezzo è nettamente il più alto di tutti, come è allestita qui, come la vedete qua. Motore con cui io vorrei insomma qualcosina di più agli alti, non solo bassi regimi ma anche un pochino più di carattere agli alti regimi, ma sicuramente una moto che si potrà giocare alle parti altissime della nostra classifica. Nel 2020 fu la V85 TT a rappresentare Guzzi nella nostra comparativa. Oggi con la Stelvio siamo entrati letteralmente in una nuova era. Cominciamo con ciò che la caratterizza e la distingue da tutte le altre. La Stelvio è innanzitutto l'unica moto del gruppo con motore V trasversale con trasmissione a cardano. Il suo cuore infatti è il Compact Block V2 di 90 gradi da 1042 cm3, 115 cavalli, 105 Nm di coppia, lo stesso che spinge la V100 Mandello. Con la Stelvio Moto Guzzi ha voluto soddisfare le grandi aspettative dei guzzisti e non solo, che l'aspettavano da tempo. La dotazione è ricca, con parabrezza regolabile elettricamente e addirittura radar con l'assistente all'angolo cieco, al cambio di corsia, alla frenata di emergenza e, come optional, il cruise control adattivo. Mai una Guzzi è stata così elettronica. Ride by wire con 4 mappature, turismo, strada, pioggia, sport e piattaforme inerziale che gestiscono gas, freno motore, controllo di trazione e ABS cornering. Si aggiunge anche la modalità di guida off-road che lascia attivo l'ABS solo sull'asse anteriore, ma consente anche di disattivarlo completamente. La gommatura è da vera Max Enduro con un bel 170 posteriore a farcire il monobraccio. Sospensioni ovviamente pluriregolabili ma manuali e freni Brembo completano una dotazione ciclistica di assoluto rilievo. Sella a 830 mm, serbatoio 20,8 litri, il peso dichiarato è di 246 kg in ordine di marcia. La nostra bilancia fa segnare 245 kg con 5 litri di benzina, la più pesante, vero, ma cardano e ruote a raggi, unica ad averla insieme ad Africa Twin, si sa non fanno bene alla bilancia. Prezzo interessante, 17.299 euro, la moto in prova arriva a 18.497 euro. Moto Guzzi Stelvio, tante le aspettative su di lei, una delle unità sicuramente più attese anche lei del 2024. Innanzitutto sono molto contento che sia qui in una comparativa, una Guzzi moderna, potersi giocare le parti alte della classifica, perché di carte da giocarsi ne ha davvero tante. Una Moto Guzzi insieme a concorrenti davvero molto agguerriti.
Allora, partiamo dall'ergonomia che secondo me è abbastanza centrata, anche se la distanza tra sella e manubrio rispetto alle altre presenti in comparativa, eccetto Triumph, che anche lei ha un po' una distanza abbastanza elevata, è abbastanza lunga, ti fa stare con le braccia abbastanza distese. A me non è una cosa che dà fastidio, non l'avevo segnalata neanche durante la prova in Spagna, ma qualcuno qui l'ha voluta segnalare. Schiumato della sella, uno dei migliori. La moto non è leggera, però si tira su bene dal cavalletto, si tocca abbastanza bene a terra, e passeggero uno dei migliori. Anche quando stai seduto un po' di ore, devo dire, sulla Guzzi ci si sta bene. E per chiudere la parte ergonomia e facilities, per dirla così, le borse sono probabilmente, insieme a quelle di Ducati, tra le meglio integrate nelle moto, attacchi integrati nel codino, ma a differenza di tutte le moto in comparativa, qui in entrambe le borse, perché sono quasi praticamente simmetriche, ci sta un casco modulare come quelli che abbiamo usato in comparativa. Quindi questo qua secondo me è un punto a favore di Moto Guzzi. Motore, allora motore è lui, quello della Moto Guzzi, si fa sentire quando vai sotto carico, senti i pistoni che pistonano nel manubrio, non sono vibrazioni, sono pulsazioni del motore, quindi io non le vedo come una cosa negativa. In compenso, quando tu vai a velocità costante autostradale, quindi il motore non è completamente sotto carico, la moto vibra davvero poco, e a livello di protezione aerodinamica è probabilmente la migliore che c'è presente in comparativa, sia nella parte alta. Guzzi ci ha aggiunto anche il jolly del parabrezza regolabile elettricamente, che sicuramente è una comodità, che comunque però aggiunge un pochino di peso, sia nella parte bassa. La zona qui della calzata è abbastanza fresca, ma non la più fresca di quelle presenti qui in comparativa, e quando comincia a fare caldo un po' di caldo ti arriva sugli stinchi, ma se sei vestito come siamo vestiti noi oggi lo senti veramente poco, anche perché tra ieri e oggi, insomma, di temperature così alte non abbiamo ancora trovate. Il motore, dicevo, è lui, picchia nel manubrio, ha una buonissima risposta al gas secondo me, soprattutto nelle mappature turismo e strada. Nella mappatura sport un minimissimo di on-off l'abbiamo percepito. Il primo tocco è molto buono, e poi senti che questo motore ha tante cose da fare accelerare, il cardano, le ruote a raggi, insomma la moto ci mette un pochino di tempo a prendere i giri. Non che qui in questa comparativa ci siano dei fenomeni da questo punto di vista qua a livello di motori, ma c'è sicuramente chi fa meglio, ed è un po' un peccato, perché la ciclistica va talmente bene che poi vorresti anche un motore un pochino più guizzante, come dire. Invece lei si prende un po' i suoi tempi, però le prestazioni ci sono, e quando la vai a guidare in un misto veloce la moto ti sa regalare davvero delle grandi soddisfazioni. Come ho detto anche in occasione della presentazione stampa, la moto è molto sensibile al precarico del mono, quindi attenzione per bilanciarla correttamente, per avere una buona guida, di precaricare correttamente il mono quando mettete le valigie, che comunque aumentano un pochino il peso, circa di una decina di chili sul posteriore. Facendo quello si riequilibra la moto, si guida molto meglio, la moto ha un bellissimo ingresso in curva. La forcella ha un bel sostegno in frenata, un ritorno secondo me un pochino veloce. Le Trail Max Meridian migliorano quella cosa che avevo rilevato durante la presentazione stampa, di cadere un po' all'interno della curva quando si rilasciano i freni, soprattutto se si è in discesa, la migliorano, ma secondo me chiudendo un pochino il ritorno della forcella, che accompagni un po' il rilascio dei freni, si migliora ulteriormente la situazione. Quindi da questo punto di vista qua la Guzzi ci è piaciuta. Freni, anteriore molto buono, posteriore molto buono a livello di potenza, ma devi andarlo a cercare un pochino in basso. Ecco, io alzerei un pochino il punto di pressione, dovrebbe arrivare un pochino prima. A livello di cambio vi sembrerà incredibile, ma col quick shifter, questo è uno dei migliori quick shifter che abbiamo qui oggi in comparativa, per tempo di taglio e per morbidezza di funzionamento in salita e in scalata. In compenso, quando il cambio lo usi con la frizione, che è un po' dura, come quella di Ducati e anche quella di Suzuki, il cambio non è proprio il massimo, e la prima, quando la inserisci, fa un clock che non a tutti insomma ha convinto. La gestione a bassa velocità insomma di questa moto, con la frizione un pochino duretta, ti fa un pochino soffrire di più che con altre moto qui presenti in comparativa. Comunque il progetto Guzzi parte secondo me con il piede giusto, è una moto che all'interno di questa comparativa ci sta alla grandissima, è una moto che si può giocare ottime carte, è anche una dotazione assolutamente di assoluto rilievo. È vero, non è una delle più leggere, ma c'è il cardano, ce l'ha solo lei, cardano che funziona davvero molto bene, parabrezza elettrico, radar, insomma la dotazione è davvero da prima della classe, e ha un prezzo che secondo me resta ancora competitivo in questo segmento, per cui sono molto curioso di vedere poi alla fine, quando avremo tutti votato alla fine di questi 2 giorni, dove si piazzerà.
Ieri lungo percorso per arrivare qui sull'altopiano di Asiago, dove stiamo facendo la seconda giornata della nostra comparativa, è Lago di Idro, Lago di Ledro, coste bresciane, insomma ci siamo divertiti ma anche no, perché poi è cominciato a piovere, acqua, bagnato, insomma abbiamo trovato tutte le condizioni di asfalto e come in tutte le nostre comparative abbiamo una sola compagna di viaggio che è la in questo caso Dunlop Trailmax Meridian. È una vecchia conoscenza perché l'abbiamo già utilizzata per una delle nostre comparative nelle Maxi Enduro nel 2021, ma è la perfetta compagna di viaggio effettivamente per moto di questo tipo, anche perché Dunlop promette tanta percorrenza, è una gomma bimescola anteriore e posteriore, quindi percorrenza quando si va dritti e performance quando si va sull'angolo a fare un po' di pieghe. Devo dire che ieri sul bagnato abbiamo trovato condizioni anche difficili, ci siamo trovati bene, ecco, forse magari un pochino più di presenza dell'avantreno su alcune moto non mi sarebbe dispiaciuta. Tra l'altro un punto di forza delle Dunlop è l'assoluta vastità della gamma di misure di pneumatici presenti, perché qui in comparativa abbiamo veramente di tutto, il 170/60 posteriore e il 120 ad esempio della Guzzi e anche della multistrada, fino ad arrivare al 110/80 della Africa Twin con il 18 posteriore e una misura stranissima che è quella 100/90 qui della Tiger 900 presente in prova. Quindi Trailmax Meridian riesce a coprire tutte le misure delle moto in comparativa, anche per questo è stata scelta, e è la nostra compagna di viaggio qui ad Asiago. Un bel impatto visivo, un piacevole richiamo al passato che non sa però di operazione nostalgia. La V-Strom si fa notare anche da ferma, ha carattere, personalità, cosa che apprezziamo sempre. I suoi progettisti l'hanno definito una sport, enduro, tourer, così per restare umili. Se la V-Strom 1050 sarà in grado di fare davvero tutto e magari anche bene, lo scoprirete però solo alla fine del test. Per ora vi diciamo che le carte del suo mazzo non sono male. L'ultima evoluzione parla dell'arrivo dell'acceleratore elettronico multimappa e finalmente del cambio elettronico, confermato il controllo di trazione regolabile. Il motore è una vecchia e apprezzata conoscenza, quindi V-Twin di 90 gradi da 1037 cm3 con 107 cavalli e 100 Nm, valori buoni anche perché registrati a regimi di rotazione molto contenuti. Il suo punto forte è l'unica ad avere il telaio in alluminio. È abbinato a sospensioni pluriregolabili, forcella con steli da 43 mm di diametro e monoammortizzatore con comando remoto e leveraggio progressivo. L'escursione fa segnare un doppio 160 mm, valore più basso dell'8. Tuttavia la sella è a 855 mm, uno dei valori più alti. Peso dichiarato 242 kg in ordine di marcia, peso rilevato 233 con 5 litri di carburante. In compenso la Suzuki V-Strom è di gran lunga la moto più economica presente in comparativa. Il listino parla di 15.390 euro, la moto in comparativa arriva a 16.318 euro. Suzuki V-Strom 1050 SE, beh, è una vecchia conoscenza delle nostre comparative, anche lei come Ducati insomma comincia ad accusare un pochino la carta di identità del progetto, che comunque resta ancora un progetto valido. La cosa bella di questa comparativa è che ogni moto a modo suo riesce ad essere convincente in alcune aree. La Suzuki resta una moto molto compatta, molto piccolina, sembra quasi, a dispetto del motore che supera i 1000 cm3, la moto più piccola della comparativa insieme a Triumph Tiger, però Triumph Tiger ha veramente una cilindrata più piccola, manubrietto stretto, sella molto stretta, schiumato abbastanza strong, abbastanza sostenuto, non la migliore con il passeggero, però la distanza sella-pedane è abbastanza contenuta. Chi è più alto di me rileva qualche fastidio, nonostante la sella sia la più alta dell'8. Dove perde un po' di punti la Suzuki? Beh, ve lo dico subito, innanzitutto nella cupolino, che sì, è regolabile, parabrezza, però bisogna scendere dalla moto, aprirlo da davanti, insomma è una cosa abbastanza scomoda, e negli specchietti che non ha una visibilità perfetta. Poi il motore in realtà non lavora male, secondo me i vari step di Euro 3, 4, 5, perché questo motore è un motore glorioso di Suzuki, il V2 V di 90 gradi,
davvero ha fatto la storia di molti modelli Suzuki, comincia ad accusare un po' le varie omologazioni. L'erogazione al richiamo del gas non è male, ma quando poi vai a dare la seconda parte, la seconda manata di gas, devi sempre un pochino ad aspettare, non c'è linearità nell'erogazione del motore, che dà tanto molto sotto ma perde un po' di spinta in alto, al contrario per esempio di quello che fa una Ducati o anche Triumph, che in alto invece danno un bel allungo. Delle tre mappature utilizzate sicuramente la B è la preferita unanimemente da tutti presenti alla comparativa, la A ha troppo on-off, nella B l'on-off comunque resta un pochino presente ma non è così fastidioso come era nella versione che abbiamo provato nel 2020, e devo dire che il cambio elettronico, che prima non c'era, funziona bene in salita, in scalata il cambio resta un pochino contrastato. Passo alla ciclistica, la Suzuki nasconde molto bene i chili che ha, perché non è una delle moto più leggere, ma quando la guidi ha una reattività veramente pazzesca. È un 19, l'ho già detto anche in occasione del nostro 1000 km con, è un 19 che sembra un 17. La moto entra in curva velocissima anche perché ha una gomma stretta davanti, il 110, e la gomma dietro anche è 150, e ha un'agilità veramente pazzesca. Guidata in modo tranquillo, rilassato su uno stretto, è una moto che ti dà grande soddisfazione. La forcella resta molto sostenuta, e quando vai a frenare, peraltro impianto frenante che a me non è finito di piacere perché corsa abbastanza corta, punto di pressione un po' duro, non hai tanta modulabilità, rimane molto ferma la forcella. Chiaramente si può regolare, per cui si può andare a giocare su questo tipo per fare affondare un pochino di più la moto, e mi piacerebbe, non mi dispiacerebbe. Abbiamo dato un bel po' di giri di precarica al mono, perché con valigia e bagaglio insomma la moto tende un po' a sedersi, per dargli appunto questo carico in avanti che la renda un pochino ancora più incisiva. Le regolazioni le sente, quindi nessun tipo di problema. Passeggero abbastanza poco spazio perché la moto comunque è piccolina, e anche a livello di borse è vero che Suzuki c'ha anche altre borse accessorie che sono quelle diciamo di alluminio, però a livello di borse diciamo le sente poco quando sono montate, sono abbastanza ben integrate ma sono le più piccole di tutte, e quindi non ci stanno nemmeno il casco. Ecco, secondo me in una moto con le borse il casco comunque quantomeno ci dovrebbe stare. A livello di protezione aerodinamica non male, a patto di tenere il cupolino nella posizione alta. Restano fuori spalle e braccia, c'è chi fa meglio nella nostra comparativa, le gambe restano abbastanza esposte, ma ripeto la moto è molto compatta, quindi utile per chi cerca una moto dal feeling, non leggera in sé perché comunque il peso è più o meno allineato alle altre, ma dal feeling di guida molto leggero, e comunque compatta a livello di dimensioni. Ripeto però la sella è la più alta di tutte. Vedremo poi ai punti cosa succederà, perché ci sono alcuni punti di forza della Suzuki che sono oggettivi e altri in cui magari qualche punto lo lascerà, però andremo a vedere in classifica. In compenso la gestione del calore è una delle migliori del lotto, nonostante il cilindro posteriore del motore a V come quello di Ducati, Suzuki è una di quelle che riesce meglio a gestire questa parte, quest'area dove la moto è oggettivamente molto fresca, quindi da questo punto di vista qua direi che Suzuki merita un plauso, perché non è facile gestire la gestione del calore in un bicilindrico a V come questo. Come sempre accade, è destino delle Tiger trovarsi circondate da bicilindriche. La Adventure inglese è l'unica equipaggiata con un motore 3 cilindri in linea, architettura che enfatizza l'elasticità e il comportamento ai medi regimi. Nonostante abbia la cilindrata più contenuta del lotto, grazie all'ultimo aggiornamento ricevuto proprio quest'anno, i suoi 108 cavalli la pongono esattamente al centro della mischia. Cubatura più contenuta delle altre, l'unica sotto i 900 cm3 e il maggior frazionamento del motore, però non possono fare miracoli, e con i suoi 90 Nm la Triumph si piazza al vertice basso del dato di coppia. In compenso è la più leggera, peso che in alcuni casi è inferiore di 30 kg rispetto alle concorrenti. Basterà per compensare? Altra caratteristica delle Triumph molto apprezzata è il livello di finiture e dotazioni, come le pinze freno anteriori Brembo Stilema. Le sospensioni sono Marzocchi, con regolazione elettronica di precarico e freno in estensione del mono, che, gestito da un leveraggio progressivo, garantisce 170 mm di escursione alla ruota. Escursione che tocca invece i 180 mm alla forcella, regolabile invece manualmente e a steli da 45 mm.
5 le modalità di guida: Rain, Road, Sport, Off-Road e Rider, completamente personalizzabile. Non mancano Cruise Control e ABS Cornering, che permette 3 modalità d'uso: Road, Off-Road e Off. Nuova finalmente la strumentazione TFT a colori da 7 pollici con connettività Bluetooth per chiamate, musica e navigazione. Gli indizi che fanno presagire una buona attitudine al viaggio sono chiari e si riferiscono alla posizione di guida e al comfort. Plexiglass di dimensioni generose, regolabile con una sola mano, manopole sella riscaldabili, quest'ultima è la più bassa fra le contendenti, con 820 mm d'altezza da terra, aumentabile a 840. Serbatoio da 20 litri con autonomia intorno ai 400 km. Il prezzo superiore solo a quello di Suzuki, il listino parte da 16.795 euro per atterrare sui 18.041 quelli della nostra moto in prova. Triumph Tiger 900 GT Pro. Come sempre accade nelle nostre comparative, le Triumph rimangono sempre lì un po' a galleggiare nel mezzo e poi col passare delle giornate e dei chilometri che ci fa in sella guadagnano posizioni perché hanno tanti punti di forza. Devo dire che lo sviluppo che Triumph ha fatto sulla 900, sul nuovo motore 900 è davvero degno di nota. Ci sono dei punti in cui è migliorato veramente tantissimo, compresa la trasmissione di vibrazioni che comunque c'è ed è rimasta, soprattutto a velocità costante in autostrada sul manubrio è sempre abbastanza presente il 3 cilindri inglese, quello fasato come per scoppiare come un bicilindrico, diciamo, però l'entità è diventata molto più sopportabile. Sarà sicuramente uno dei punti in cui Triumph però perderà punti rispetto alle concorrenti, quello e anche la protezione aerodinamica della parte alta, perché la parte bassa in realtà è protetta molto bene. Il cupolino, come potete vedere, è molto compatto, molto rastremato, quindi spalle e braccia restano fuori e in comparativa c'è chi fa meglio. Però ergonomia, secondo me, una delle migliori presenti qui in comparativa, selle sicuramente tra le migliori presenti in comparativa, passeggero messo molto bene, a parte le maniglie che sono un po' strette, un po' vicine, quindi ti toccano praticamente il sedere, però buon dislivello tra pilota e passeggero, si vede bene davanti. Insomma, da questo punto di vista qua Triumph ha fatto un ottimo lavoro e la Tiger 900 è una moto compatta, perché è la più compatta di tutte ed è anche la più leggera, però è molto ben proporzionata, ecco, e anche abbastanza abitabile. Ritorno sul motore, che dicevo, noi abbiamo sempre spesso insomma criticato i 3 cilindri Triumph per l'eccessivo on-off, per l'eccessivo freno motore. Qui hanno fatto un lavoro davvero eccellente. Ho provato la mappa road, abbiamo provato la mappa sport, in tutte le mappe la risposta al gas è davvero centrata e ritengo che tra le moto presenti in comparativa sia quella con il gas meglio collegato alla ruota posteriore, che quello che quando dai 1 millimetro lui ti dà esattamente quello che vai a chiedere, non è un gas effimero. Da questo punto di vista qua molto bene. Resta qualche caratteristica di Triumph, tipo il quick shifter, che non è velocissimo, soprattutto quando il motore è sotto carico il tempo di taglio è un po' troppo lento, e quando sei in scalata, che magari sei un po' rilassato, tende un po' a spingere, e i controlli che sono un po' semplici, perché il controllo di trazione quando entra rimane un po' attaccato a lungo, cosa che è condivisa anche un po' con Suzuki questa, però in compenso devo dire l'abitabilità è buona e a livello di erogazione secondo me è davvero una delle migliori. È vero, è il più piccolo di cilindrata, è anche il più frazionato, è anche quello con meno coppia sulla carta, però ragazzi qui ci sono in alcuni casi 30 kg in meno da spingere, e questa cosa qua si sente. Cioè Triumph ovviamente compensa con il minor peso sia nella guida sia nelle accelerazioni il fatto di avere un pochino di meno coppia, e poi il motore quando tu vai andare a tirare agli alti regimi ne ha, non finisce subito come altri presenti in comparativa, quindi da questo punto di vista qua davvero molto bene. Punti non così di forza invece in compenso la strumentazione semplificata, è vero, ben leggibile, ma devo sempre andare dentro nei menu per vedere anche il trip. Insomma, a me questa complessità di andarsi a ricercare le informazioni che ti servono e non averle lì, è vero che c'è chi le ha e sono troppe e si leggono male, ma qui ce ne sono troppo poche, ecco.
Passando alla ciclistica, devo dire che la Triumph è una di quelle che meglio si sposa con le Trail Max Meridian, che sono gomme piuttosto agili di profilo, anche se abbastanza presenti. Ricordo che davanti è una misura un po' anomala, il 100/90, una misura che è anche un po' difficile trovare su tutte le gamme di pneumatici, però resta sempre in essere quella sua caratteristica tipica, che è un po' di tutte le Triumph, di avere una fisicità maggiore nella discesa in piega, mentre con alcune moto in comparativa si cade proprio in curva, qui la devi sempre un po' accompagnare. Questa è una caratteristica tipica di Triumph, è proprio voluta dagli suoi ingegneri, da chi le sviluppa, per dare più sicurezza, più stabilità. Però chiaramente quando tu salti da una moto all'altra questa cosa la percepisci, lei resta sempre un pochino più fisica anche nei cambi di direzione, nonostante, ripeto, sia la moto più leggera in comparativa. La Triumph Tiger è quella che ti accoglie meglio in sella, piccolina, tocchi bene per terra. Per chi non è molto alto di statura, veramente probabilmente è la moto più azzeccata che c'è qui in comparativa. Sempre parlando di ciclistica, quel fatto che la moto tende a essere un pochino più fisica delle altre è anche perché tende sempre ad essere un pochino seduta, accusa un po' le borse, tant'è che abbiamo dovuto ingannarla mettendogli pilota più passeggero, anche se guidavamo solo col pilota, per cercare di caricare un pochino di più l'avantreno, e la cosa infatti è migliorata. Bene i freni, molto bene il freno posteriore, bene il freno anteriore, che ha una bellissima gestione, ha il punto di pressione perfetto, ha la modulabilità che ti serve per frenarti in tempi brevi, e la potenza giusta, quindi da questo punto di vista qua molto molto bene, per cui alla fine Triumph, come ripeto, parte sempre un po' nella media, ci si concentra sempre su modelli più vistosi, però poi passano i chilometri, passano le giornate e lei lentamente sale nel gradimento dei tester presenti alla comparativa, per cui sarà molto interessante vedere dove andrà a finire in classifica. Ben ritornati nello studio di Red dopo 2 giorni dove abbiamo affrontato tutte le condizioni di quella che è una vera comparativa come si deve, tra caldo, freddo, umido, pioggia, altrimenti tanta... non sarebbe una comparativa, no? Noi viaggiamo, incontriamo tutte le possibili situazioni, ce le andiamo anche a cercare a volte, è un po' così, e poi con queste moto qua bisognava far così, perché altrimenti se non viaggi non comprendi bene l'essenza delle moto. Abbiamo presentato prima, ovviamente. Scusate, e non sarà l'ultima, e neanche la penultima, e forse nemmeno la terzultima dell'anno. Quindi... adesso non spoileriamo troppo, lavoreremo anche su altri fronti, sappiatelo, anzi stiamo già lavorando con degli inviti già fatti alle case, ma parliamo di noi, parliamo di questo argomento. Abbiamo già presentato tutte le moto, ovviamente nella prima parte del racconto che abbiamo fatto insieme, ma arriva il momento di affrontare quello che è proprio il settore nel quale si inseriscono queste moto, che non sono le maxi enduro, sono un po' più piccole di cilindrata, ma offrono sostanzialmente tutto quello che serve, sia a livello di elettronica, di comfort, anche di prestazioni. Sì, allora tecnicamente non sono maxi enduro, le chiamiamo comunque maxi enduro perché sono maxi anche per peso, eccetera eccetera. Le chiamiamo mid enduro non tanto per la cilindrata, perché adesso spesso sotto i commenti un 1000 adesso è diventata una media, quanto per le prestazioni che sono in grado di offrire, perché qui siamo nell'ambito dei 110-115 cavalli, mentre ovviamente le maxi, chiamiamole così, ormai sono a 150-170, quindi diciamo sono le prestazioni a indicare il fatto che stiamo nella gamma di mezzo, perché poi c'è un segmento ancora più piccolo, quello di Touareg, di Ténéré. Questo è quello forse più, vogliamo dire, più equilibrato? Secondo me sì. Segmento in cui si sono inseriti dei player molto molto importanti. La comparativa l'avevamo fatta già nel 2020 o 2021, non mi ricordo bene, comunque sul nostro canale la trovate. Alcuni contendenti sono rimasti gli stessi, quantomeno nel nome, nel cognome, marca, modello, poi ci sono stati degli aggiornamenti con elettronica e così. Ducati, Triumph, la Ducati è forse la più invariata da allora, che aveva vinto, quindi sarà interessante vedere con i nuovi arrivi dove arriverà. Però poi arrivano anche
diciamo, concorrenti pesanti, Africa Twin col 19, l'Adventure Sport tanto richiesta, e soprattutto secondo me la Stelvio, perché io veramente lo dico sempre, sono molto contento che ci sia una Guzzi a giocarsela all'interno di questa cosa, non la Guzzi che fa la Guzzi un po' a parte, un mondo a parte, se la può giocare, la vediamo poi. La V85 TT, protagonista dell'altro confronto, che aveva comunque funzionato Sì, molto è bene, andata bene. è andata molto bene in realtà, E ancora oggi è un molto bell'oggetto. apprezzata, anche soprattutto con la nuova, con la fasatura variabile. Mi ha fatto la prova, ve la lasciato qua sopra, ma secondo me è una moto interessante, però è un po' fuori dal coro. Certo, Qua Guzzi con la Stelvio, se la vuole giocare, è dentro l'arena, nel può stare modo dentro giusto. nell'arena. Sì, sì. Faccio una piccola riflessione riferita proprio a questa gamma di moto, che forse per certi versi è anche una tipologia di moto che aiuta chi vuole avvicinarsi al mondo delle maxi enduro magari con un po' meno di esperienza, perché dimensioni, gestione anche delle prestazioni, come hai detto tu banalmente, ma anche in generale rispetto alle maxi enduro, comunque selle molto più alte, cioè diventano degli oggetti che sono, a mio avviso, forse i più trasversali per il viaggio sì, oggi. ma nel senso che dipende poi da dove vai ad atterrare, perché anche qua, come spesso accade ultimamente nei comparati, è quasi come se ci fossero due categorie nella categoria. Vero, Moto più compatte, più leggere, e moto un pochino più generose anche a livello più di adulte. peso, più adulte, sì, quindi è vero, perché per esempio Tiger 900 è sicuramente la più abbordabile dal punto di vista di sella, di peso, eccetera, eccetera, quindi è veramente una media quasi, anche se è 888 il motore. Poi si sale, la Suzuki è molto snella, molto, molto compatta, e poi si sale di dimensioni, protezione, Stelvio, insomma. Africa, grande, Africa, grande, generosa. esatto. Andiamo dritti? Dritti. Per aree. Motore, partiamo subito. Intanto definendo ancora una volta lo scenario che ci porta a dire che bello che ci sono tante opzioni. Cioè dal bicilindrico di Ducati, che è un classico, bicilindrico L, bicilindrici paralleli, 3 cilindri, e il motore di Guzzi, che ancora una volta è patrimonio dell'umanità motoristica. Probabilmente è il segmento dove è la comparativa con più varietà di motore che abbiamo, perché abbiamo i due bicilindrici AV di 90 gradi, due longitudinali e uno trasversale, e un bicilindrico in linea con fasatura 270 e il 3 cilindri di Triumph con la fasatura per simulare il bicilindrico, che però, vabbè, ne parliamo dopo. Parliamo di motore. Parliamo di motore. Partirei subito mostrandovi la scheda tecnica con tutti i dati, con i voti. Ricordiamo ancora una volta, votiamo sempre in trentesimi, diventa sempre più complessa la gestione delle nostre comparative, perché di confronto aggiungiamo sempre delle voci, Qualche non ci pezzettino. accontentiamo. In questo caso abbiamo dato molta importanza anche al passeggero, alle borse, insomma ne abbiamo in abbondanza di temi, ma parliamo del motore. Come potete vedere, in questo caso, quella che è teoricamente, come dicevi tu all'inizio, forse il progetto meno evoluto, mi riferisco a Ducati, è quello che ha ottenuto in realtà ancora degli ottimi consensi a livello di più che meno evoluto, più datato a livello di carta d'identità, il testa stretta lo sappiamo, un motore insomma che a me è sempre piaciuto molto nella configurazione 937, però insomma un po' di anni ha sulle spalle, nel frattempo sono arrivati gli altri, è arrivata la mappatura Euro 5 che ovviamente toglie sempre un po' di fluidità, di carattere, però in Ducati hanno lavorato bene, le mappature sono buone, il motore il suo carattere ce l'ha, è un motore, lo diciamo sempre, che ama più galoppare che andare al trotto. Quando ci siamo trovati un po' nel traffico la moto ha sofferto, e tant'è che gli unici punti non verdi sono proprio quelli della frizione, perché è dura, lo sappiamo, Ducati insomma non è mai stata eccellente da questo punto di vista qua, però cambio buono, controlli elettronici molto buoni, erogazione buona. Ecco, secondo me ha perso un filo di fluidità ai bassi quando appunto sei nel traffico, non solo la frizione ma anche la risposta nei primi gradi, quando stai andando piano, è un po' sporca. Abbiamo provato tutte le mappature sport, touring, anche in urban, però in quel frangente lì ci sono Honda fa meglio, Triumph fa molto meglio, Guzzi a livello di erogazione è uno spettacolo, cioè se tu vai a 2000 giri in sesta, riprendi, non strappa, una linearità, poi gli manca un pezzettino in alto, ci mette un po' come se capisci che quel motore deve accelerare tanta massa, quindi la salita di giri è un po' tranquilla. Non che Honda sia diciamo un fulmine della natura, anche lei tanto sotto, però poi dopo quando vai a accelerare è un po' meno. Manca un pezzetto. E da questo punto di vista qua Ducati ha più carattere quando sei agli alti, e Triumph anche, a me è piaciuto molto, perché devo dire, Triumph abbiamo sempre criticato la gestione del gas, sempre un po' sporchina, così su questa Tiger 900 hanno trovato veramente, secondo me, la quadra. C'è più potenza,
È il motore con meno coppia, Sì, vero, vero. però è la moto più leggera di gran lunga, per cui quella minor coppia viene compensata dal peso che è minore. E ha una gestione del gas che a me personalmente è piaciuta tantissimo. Direttissima. Diretto, bello, fluido, quando esci dalle curve ne hai, mentre con le altre a certi regimi, hai una bella connessione, quando sale di regimi la perdi un po'. Parlo di Guzzi, parlo anche un po' di Honda che ha un filino di on-off anche. E anche Suzuki, che quando vai a toccare il gas hai una risposta abbastanza secca anche nella mappatura B, che è quella che ci è piaciuta un po' di, sì, di più apprezzata da tutti in realtà. Però poi quando è un po' effimero, no? Ti dà il colpetto e poi dopo dici buono, e poi dopo non arriva. Motore Suzuki forse è quello che paga pegno a livello di progetto? E anche Cioè la a livello percezione che si ha quando la seguite è proprio a quello. livello omologativo, secondo me. Sì. Ha patito un po' questa omologazione, peccato perché il V2 Suzuki è un V2 eccezionale. Bellissimo. E ai bassi funziona meglio Molto di quello di meglio. Ducati, per esempio. Cambi, già che stiamo parlando, tutti direi buoni. A me è piaciuto tantissimo il quick shifter di Guzzi, che incredibilmente avevano lanciato la Mandello con dei problemini, l'hanno sistemato veramente molto bene, un cambio che funziona meglio col quick shifter che non con la che frizione. in manuale, Sì, sì. che usandolo in manuale. Triumph sempre un pochino di ritardo nel cut dell'accensione, anche Honda, Suzuki non male, insomma. Cioè, Ducati che nel momento in cui fai il cambio marcia c'è quel secondo, meno di un un secondo, po', ovviamente, però di sì, e poi riprende ad andare. un po' singhiozzante, vogliamo dirla, quando lo inserisci sempre un po' tranquillo il taglio di Tiger. Però devo dire che alla fine a me il tracino di Tiger ha favorevolmente impressionato, perché secondo me ha fatto veramente un bel passo avanti da questo punto di vista qua. Ducati è una conferma, Honda lo conoscevamo già, abbiamo provato già il 21, quindi nessun tipo di problema. La cosa buona è la gestione del calore di Honda, che è eccezionale, che poi ne parleremo poi nella voce ergonomia. E Guzzi brava, perché secondo me col suo carattere si è guadagnata un po' di simpatie da tutti. Cioè, se vai piano, se vai tranquillo, se vai alle mezze aperture, gas parzializzato, è un motore veramente bellissimo. Poi la moto va talmente bene anche di ciclisti che dici cacchio, voglio il pezzo sportivo, e ti manca un po'. Ti manca un pochino, però dipende. Sì, fai un Cioè, po' non più- è la moto con cui andare, non Ma sono ne le parliamo moto- più ne avanti. parliamo più avanti. Però la cosa che ci tengo a sottolineare è che riguardando la scheda, se la riguardate con noi, con le pagelle provvisorie del motore, nonostante i green dot, cioè i punti verdi, sì. le celle verdi che prende Ducati, in realtà nella classifica Triumph. finale emerge che Triumph ha soddisfatto un po' le aspettative di tutti. Forse nessuno se l'aspettava così No. avanti in classifica, ma è riuscita a ottenere ottimi Ma risultati. anche perché, come sempre succede con le Triumph, l'attenzione è sempre attirata più dagli altri, non so come mai, però arriva sempre la moto, la medio bike, chiamiamola così, e poi nel medio sta la virtù, Sta come Virtus, dice, no? quindi riesce a Adesso no, io vincere, non parlo, sì, come parlo dice latin. Totti, non parlo l'inglese. quindi Manco non io, so- quindi siamo a posto. Allora vi faccio vedere, vi aiuto a leggere questa classifica provvisoria relativa ovviamente alle prestazioni al motore, non prestazioni. In prima posizione con 1162 punti Triumph, seguita a brevissima distanza, noterete che ormai è sempre più Siamo molto stretta vicini. la classifica, ci vede al secondo posto Honda con 1158, benché prenda soltanto sostanzialmente il massimo dei voti sulla frizione. Al terzo posto con 1150 punti Ducati, che continua, come dicevamo all'inizio, a modo suo ad essere protagonista, ma perché poi ti appaga nel guidato quando inizia a farla scorrere veloce, la Sì, moto va bene. gratificava tutti. Sì, decisamente. Quarta posizione Moto Guzzi, 1102 punti, e ultima, come abbiamo detto prima, come ha spiegato giustamente Stefano, Suzuki a 1026 punti. Tenete bene in considerazione questa classifica parziale, perché fa capire anche poi, quando tratteremo le altre voci, come arrivare a quella che è la classifica finale sia tutt'altro che semplice, non è perché so. siamo stati molto vicini. Ma adesso parliamo di un altro capitolo. Ciclistica. Chiaramente, dopo aver parlato del motore, è il momento di trattare forse l'argomento più interessante, perché nel contesto in cui ci siamo mossi in questi 2 giorni, tra un po' di autostrada, anche passaggi all'interno del lago di Garda, quindi paesini, ripartenze e tutto quanto, e poi il bel guidato dell'altopiano di Asiago, emerge l'equilibrio generale tra ciclistica, sospensioni, chi le ha semplicemente meccaniche, chi le ha evolute, insomma, Chi le ha metà metà. chi la mette a metà, su cui noi, Triumph, Sì, esatto. su cui noi abbiamo lavorato questa volta ancora di più per trovare il punto equilibrio, perché giustamente ci siamo permessi, avendo un po' di tempo, anche di trattare le diverse condizioni meteo. Assolutamente Tra sì. bagnato, feeling sul bagnato, feeling sull'asciutto, quindi velocità di percorrenza anche più alte.
Faccio vedere subito la prima tabella? Falla uscire, Tabella che intanto serve- ne parliamo. Sì, esatto. Perché per esempio Honda anche qui fa tutto molto bene. Come ho detto io nel commento, l'unica cosa è che secondo me meritava forse il passo decisivo finale, cioè se vuoi fare una 19-17 dovresti fare una 19-17. Tenendo Cascata con una serie di riflessioni esatto, tecniche. tenendo il 110 interiore, il feeling di guida sì è quello di un 19, quindi è come se fosse un Africa Twin che rolla attorno a un baricentro un pochino più basso, ma diciamo, il comportamento dinamico è uguale a quello con il 21. Quindi sì, diciamo è un 19 che è arrivato lì, ma io avrei messo il 120 davanti, avrei messo un 17 dietro, cambiava tutto, sarebbe stato un progetto un pochino diverso. L'importaterra diversa. Anche variare l'escursione delle sospensioni sarebbe stato utile? Sì, O ridurre magari ancora se più un facevi una pochino? stradale, invece loro hanno tenuto, diciamo, l'indole Africa Twin. Detto questo, poi l'Africa Twin si è comportata molto bene, come avete visto nella tabella, anche perché ha dei margini di regolazione delle sospensioni pazzeschi. Le Showa EERA sono davvero ottime. Bellissimo. Quando la prendi in configurazione standard, la moto è un po' un materasso, Morbida, un po' flaccidona, diciamo. E quindi a me all'inizio non piace, quando cominci a guidare un po' sportivamente dici troppo morbida, Troppo trasferimento. non ho tanto feeling sul davanti, sì, eccetera, un po' il tema è eccetera. quello. In realtà siamo andati dentro, abbiamo maneggiato con le mappature user che si possono personalizzare come vuoi, le sospensioni e tutto, abbiamo indurito parecchio e poi la moto diventa bella sostenuta, detto che a me il 120 davanti mi sarebbe piaciuto. Su una moto così perché poi ha anche un certo peso. Tra virgolette. Certo. C'è da dire anche che, adesso faccio una piccola divagazione, quando abbiamo fatto la comparativa con le 21 Sì. qualche mese fa, già allora le sospensioni che riuscivano a volare indifferenti Materasso, all'ostacolo, all'asperità dell'asfalto. L'effetto tappeto volante è pazzesco, infatti Meraviglioso. comunque la qualità delle sospensioni della Honda è fuori discussione. Ducati come sempre fa tutto bene, è sempre tendenzialmente sportiva, molto sportiva, cioè l'assetto lo senti che è più duro, più rigido delle altre, le mappature sono valide, tu cambi sport, quindi non devi andare dentro poi a maneggiare troppo assetti, Diciamo che il così. preimpostato è Quello che è valido. preimpostato funziona bene. E quando cominci a spingere, oh ragazzi, Ducati sì, non ce n'è tira per nessuno. fuori. Sei sempre seduto sulla ruota davanti, con le altre sei sempre seduto un pochino un po' lontano, no? Sulla Ducati sei sempre seduto sulla ruota davanti, ha questa posizione un po' strana, ma ne parliamo poi nell'ergonomia, però quando cominci ad andare la moto c'è, Si ti segue, segue, alla viene grande. dietro. Guzzi, a me è una moto che piace, è molto stabile, incredibilmente stabile, ha preso il miglior voto di stabilità, non a caso, sul veloce quando gli fai prendere il suo flow, bellissima. Un po' più fisica forse rispetto No, ad più altre? fisica, però quando ci sono i curvoni, quelli ampi dell'altopiano di Asacco, poi quando si andate a cercarsi un po' lo stretto, è la moto che devi far voltare con un po' più di... cioè, lei scende bene, omogenea, tra l'altro molto meglio con le Dunlop Trail Meridian rispetto alle gomme di primo equipaggiamento, più omogenea tra anteriore e posteriore, mi è piaciuta. Però devi lavorarla un pochino di più. Come il motore, anche come diciamo, la salita di regime del motore, anche la ciclistica fa capire che ci sono delle masse diverse, tant'è che il peso, possiamo mettere la tabella, è il più alto di tutte, ma ha il cardano e ha le ruote a raggi che comunque non pesano entrambe, sì. sia Honda che Guzzi avevano le ruote a raggi, non le uniche due, comunque un po' di differenza la senti. Triumph... L'abbiamo ingannata, possiamo dirlo un po'? Sì. Per riuscire a ottenere... Ma non siamo riusciti comunque ad arrivare arrivare all'equilibrio alla che cosa. desideravamo, sì. Perché meglio della versione precedente, secondo me. Apprezzo che la Forcella adesso abbia le gallettine per poter essere registrata, quindi per andare dietro, diciamo, quello che fai con la precarico posteriore, che si può regolare elettronicamente, però il precarico elettronico è una comodità anziché avere il ponello, diciamo, va bene, sempre troppo morbido. Sempre un po' sedutina, anche quando l'abbiamo ingannata guidavamo da soli con le borse, però gli abbiamo messo anche il passeggero per cercare di farla stare un pochino più su e guadagnare luce a terra, che è quella più bassa di tutte. Le pedane a le terra pedane spesso. tocchi spesso, quindi questo è sempre stato un po' il limite del Tiger 900, secondo me un po' meno di prima. Io vorrei un mono un pochino più sostenuto. Posso fare una Però frena riflessione? bene. Scusami, perché spesso ci troviamo a parlare delle Triumph in generale che sono sempre anche un po' leggermente sottodimensionate. Sì. Passami, ce lo dicevamo della Street Triple quando abbiamo fatto la comparativa delle Sembrano Naked. sempre mezza taglia più piccole. Mezza taglia più piccola. Se avesse quel pezzettino forse taglia in più, quindi un adeguamento magari di sospensioni, ma magari anche di ciclistica in generale. Ma allora, secondo me le più... dimensioni non sono sfavorevoli, cioè le moto, siccome non siamo tutti alti uguali, per me che sono piccolino e comunque nella comparativa di tester non dotati di statura ce n'era più di uno, l'apprezzavano perché sali facilissimo,
leggerissima, leggera, il peso lo senti che è più leggera, no? La sella è più bassa e quindi non è sbagliato avere una moto un pochino più piccola. Secondo me gli manca quel minimo di equilibrio tra anteriore e posteriore per poter, cioè gli manca un po' di sostegno dietro, diciamola così, perché poi quando sei carico con le borse sì, e tutto, la meno moto, anche se tu vai su tutto di precarico, rimane precarico. comunque sempre troppo morbida. E infatti ha un po' patito nella parte di ciclistica, ha detto che comunque si guida. E poi resta sempre, come tutte le Triumph, scendi da tutte le altre moto, sali sulla Triumph, c'è sempre il pezzettino iniziale che scende e poi la devi portare dentro. Sì. Quando fai il cambio di direzione, come si dice in gergo, passa per il mezzo, no? Cioè, non è mai la salita, torna in room, posizione cosa che per verticale. esempio Guzzi, con tutta la sua lentezza, però fa bene. Suzuki anche molto vicino a Ducati come sportività, bella secca di sospensioni, sostenuta, il motore non la sostiene più di tanto, la forcella troppo dura, troppo rigida, lavorava veramente poco, sì, e vero. ti perdi un po' di feeling sull'anteriore. sull'anteriore. Però è una moto che se vuoi guidare e cerchi una moto che apparentemente è leggera, perché in realtà il peso non è così leggero, Suzuki Infatti ci io sta. ti confesso che quando l'abbiamo guidata nei pezzi un po' strong, dove andavano veloci, per portarla un po' più dentro la curva, sì, ma anche tendevo insistevi sempre col freno. un pochino col freno anteriore per tenerla sempre un pochino carico, che poi è un po' controproducente perché si rischia che ci sia un effetto stand Certo, up, no? forcella Però comunque che si può regolare, noi lì non siamo andati a intervenire, non avevamo No. il cacciavite, però le altre abbiamo un po', dove si poteva con l'elettronica gli siamo andati un po' dietro. Gli manca, cioè vorrei una forcella che affondi un pochino di più, la frenata è un po', ha un po' un bite cattivo, aggressivo, sì. da quel punto di vista lì, sì, insomma, secondo me è una moto che se vuoi andare a guidare sportivamente ti dà anche delle soddisfazioni di telaio, è l'unica col telaio d'alluminio, tra l'altro, è ereditato dalle vecchie versioni e quindi, diciamo, l'equilibrio, si trovano vari caratteri a livello di ciclistica. Ancora una volta. Quindi vediamo insieme la classifica, adesso vi raccontiamo anche com'è andata, così non dovete stare lì a mettere in ordine i punteggi. Dal punto di vista della ciclistica, al primo posto Honda con 1239 punti, seguita anche qui a breve distanza da Ducati con 1200 La vecchietta punti. Zitta si zitta, difende sempre lì. ancora bene. Ma sì, ma era evidente. Sì. Cioè, se Beh, non a caso aveva vinto l'altra comparativa. Sì, sì, Cioè, sì. non è Infatti che- immaginavamo che potesse essere, poi vabbè, non posso anticipare niente, però che fosse lì. Esatto. Terza posizione con Guzzi 1170 punti, Quindi, vicinissimo. nonostante il suo peso, la sua un po' lentezza, se vogliamo, di esecuzione, però è buona. È sempre lì, è sempre presente. Bene, brava Guzzi. viaggiatrice, buon lavoro. Quarta posizione con Triumph 1165 punti e infine Suzuki con 1123. Guardate come è veramente ridotto al lumicino la separazione, poco più di 100 punti tra la prima e la quinta, quindi molto molto vicini. È il momento di parlare di comfort, perché queste moto sono votate ovviamente al viaggio prevalentemente, quindi triangolazione in sella, guidatore, passeggero, protezione Voce dall'aria. molto importante qui, tant'è che in questa comparativa non ci sono i mezzi punti perché non c'erano coefficienti per niente, qui devono far tutto bene queste moto qua. Esattamente. Mi collego solo alla ciclistica, Triumph con questa gomma anteriore da 100/90, tra l'altro misura stranissima, che Dunlop ha, però anche lì ci vorrebbe un po' più di di sostegno sostegno. Beh, ecco, tutto lì. Però sì, allora ergonomia, qui abbiamo lavorato su molti parametri che sono proprio quelli del viaggio, secondo me, che sì, il sì, comfort diventa cardine proprio nella definizione. Anche banalmente non ci eravamo resi conto e ce ne siamo accorti usandola poi in città quando abbiamo finito il nostro Della gestione nostro del tour, calore. gestione del calore, perché quando abbiamo fatto la giornata di tempo brutto Era nessun freddo. problema. Quando siamo in autostrada, benché ci fossero temperature alte, eravamo sopra i 30 gradi, il flusso dell'aria calda, nello specifico di Triumph, perché io poi avevo rilevato questa cosa che tu mi hai fatto notare, cioè gira talmente bene quando sei alle alte velocità che passa oltre le gambe che non ti accorgi del calore. Subisce poi ovviamente un po' il peso della vita metropolitana, Triumph in particolare, Sì. però anche questo L'abbiamo è stato... usato in città con i jeans perché anche se sei vestito tutto da viaggio, con diciamo, le ginocchiere, ovviamente tutto smorza, no? E quindi vabbè, chi deve viaggiare è giusto che viaggi così. Ben protetto, Se hai certo. usato con i jeans da moto, che sei più a contatto con le moto, la gestione del calore diventa molto più delicata. È emerso che Triumph insomma ti spara un po' di caldo sulle ginocchia, Guzzi sposta un po' la questione del calore in basso, dove ci sono gli stinchi. Le migliori da questo punto di vista qua. Beh, Ducati, lo sappiamo, non è mai stata una moto fresca, tutta la parte della calzata un po' in sofferenza. E tu dici c'ha il motore bicilindrico a V, sì, ce l'ha anche Suzuki, che però
da quel Secondo punto di vista me, lì 10 bravissimo, lode, bravissimo, la migliore bravissimo. a gestire il calore, Sì, assolutamente. insieme a Honda che Sì. ti manda i flussi molto molto lontano, ma anche perché il radiatore è molto avanti, eccetera eccetera. Come sempre tutte le voci, insomma le vibrazioni, diciamo che a livello di questo tipo di voci Honda Sì, è ha fatto un sicuramente quella po' più la avanti. differenza Sì, sì, a sì. livello di vibrazioni, di gestione del calore, una moto che vibra pochissimo, protegge bene. Molto 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 bene la protezione di Guzzi, la migliore in assoluto è quella Posizione proprio. all'aria favolosa. Sì, sì, favolosa. zona alta e zona bassa, Sì, gambe sì, integrale e proprio. Honda rispetto a Guzzi ha un cupolino un po' più piccolo, Guzzi c'ha un cupolino regolabile elettricamente. Ma anche quindi- protezione del passeggero, e abbastanza protezione buona. anche del passeggero. Sì, sì. Ducati benino, però il calore ni. Suzuki e Triumph, cupolini un po' stretti, un po' piccoli, Suzuki ha anche esposte un po' le gambe a livello di protezione, però moto fresca. Quindi Facciamo vedere anche in questo facciamo caso la vedere. tabella riassuntiva, andiamo un po' veloci su questa parte dell'ergonomia perché i temi ancora da affrontare Sì, sì. sono diversi. Come diceva Stefano, adesso la Africa Twin è quella che in generale ha ottenuto maggiori consensi dal punto di vista dell'experience del viaggio, perché è così, con una classifica che vede al primissimo posto Honda con 1575 punti. Interessante questa classifica in particolare perché credo che raramente ci sia successo, considerato che eravamo 5 votanti Sì, sì. con estrazioni anche un po' diverse, ma tutti abituati a viaggiare, con un secondo posto ex aequo tra Guzzi e Per Suzuki. motivi diversi, Sì, tra sì, l'altro. sì, tra l'altro se guardate la percentuale di green dot di Guzzi è superiore, in questo caso a Suzuki, con 1527 punti a 3 punti La Triumph, Triumph con 1524 punti, è un po' più che indietro. è piaciuta per la gestione della moto. Cosa In vuol dire? generale, Lo dicevo, sì. la moto sella bassissima, bellissimo schiumato, super confortevole, il migliore secondo me, è il secondo a livello di schiumato e Honda insieme a Guzzi, però la Triumph a livello di imbottitura sella è Molto super valida. top, e poi la tiri sul cavalletto, è molto facile, il peso, ragazzi, il peso aiuta, Aiuta a tanto. in tutte le cose, quindi lì lei ha guadagnato e quindi bene. Bravi, bravi. Quinto E- posto Ducati. Ducati un po' 1480 meno punti. confortevole, ci sta perché è anche la più sportiva. Sì, anche per via della sua posizione, così col manubrio alto. manubrio, così sì, si è un inserito. po' seduto Io un po' là. non apprezzavo il fatto che fosse addirittura così snella, ma è per via del fatto Sì, che sì. il motore è così, rispetto alla mancanza di contatto fisico delle gambe con, ad esempio, Sì, sì. dico Africa Twin per citare quella più generosa di Sella. Cioè, Una cosa da segnalare sì che non ha detto anche di Triumph è che il telaio, l'avevamo detto però nella comparativa delle 21, il telaio in basso si allarga molto Sì. dove ci sono le pedane e quindi tu hai diciamo, piedi i un po' più piedi larghi più larghi rispetto rispetto a quello alle che puoi ginocchia. stringere le ginocchia, Sì, quindi ti fa vero. sempre stare un po' con le gambe un po' larghine, però dal punto di vista di molte cose, imbottitura della sella, Triumph ha da insegnare. Come indicato da Stefano prima, chiaramente abbiamo fatto un viaggio e abbiamo tenuto in grande considerazione gli elementi cardine che sono quanto viene apprezzato e sostenuto nel viaggio il passeggero, cioè Che come si comunque accomoda fa. a bordo, la capacità delle borse che sono state messe a disposizione sulla remoto e ovviamente i consumi, 3 valori fondamentali. Passeggero che questa volta è stato tosto, nel Abbiamo senso ci siamo- dedicato delle sessioni specifiche per valutare il passeggero, Sì. sia nel misto stretto sia nel misto veloce, cambiandoci appunto di posto, quindi non ha votato solo uno, ha votato in tanti, e devo dire Il passeggero che... è fondamentale su queste Beh moto, sì, anche cioè. perché è la vostra, spesso è la vostra compagna, insomma, di vita, quindi è quella che deve stare bene, altrimenti il viaggio diventa un inferno. Che poi è quella che alla fine vi permette di comprarla la moto, perché Esatto. il concessionario, cioè, non è che andate da soli. Diciamola così, esatto. tra cui entra anche, aggiungo piccola postilla, il cruise control, che è una parte del comfort di guida, tutte ce l'hanno, chi più chi meno, diciamo funzionano tutti bene, però Guzzi con il suo adattivo spicca. Nativo di Guzzi, cioè non è... Sì, sì, non è una roba comprata da Bosch, è fatta proprio internamente. Nel comfort ci aggiungiamo anche il blind spot di Guzzi, che però gli specchietti quando sei in galleria si accendono veramente tanto sono forti. delle luci potentissime da E stadio. Sì. l'alert della frenata che funziona veramente bene, anche se a volte suonava un po', non mentre guidi con le moto, però a volte suonava un po' con... diciamo, largo un anticipo. po' di anticipo, però non è disturbante come quello di GS, No. ecco, diciamo così. Beh, rientra tutto un po' nel comfort di guida e nel passeggero. Parlo del cruise control perché l'uscita dal cruise control è un tema, che quando tu esci e ti dà la botta alla moto, il passeggero ti tira la craniata. L'uscita migliore ce l'aveva Honda, Triumph molto bene, Ducati per esempio non ha l'extra corsa, quella Che ti devi porta a sempre chiudere- o frenare o tirare la frizione, quindi un po' un cruise control diciamo vecchio Cioè, stampo. l'extra corsa è quello che sostanzialmente Sì, chiudi l'acceleratore. oltre lo zero vai in avanti, lui ti chiude. Lì valutiamo se
la moto esce morbida, o quando tu riattivi il cruise control, la moto riprende in modo morbido, ti dà la botta. La botta, sì. Se Insomma, c'è un forte freno motore, insomma, sostanzialmente, o se comunque c'è tutte bene, però diciamo, Honda e Triumph secondo me un filino in più. Passeggero, abbiamo valutato, quindi abbiamo valutato varie opzioni: la posizione, l'inclinazione delle gambe, le maniglie dove sono, la protezione dall'aria, quanto sei addosso al pilota e quanto spazio hai per le gambe. Sì, Alla quanto fine anche sei vicino alle borse, Sì, perché sì, è quello un tema, e quanto riesci a infilare banalmente le mani sotto le maniglie in prossimità del Esatto. sedere per capire se alla sei fine, comodo. brava Moto Guzzi. Brava, primissimo, andiamo via veloce Primo su questa posto, qua. 677 punti, incredibile, perché la Moto Guzzi, sebbene sembri la moto più lunga, è quella con l'interasse più corto. Perché tra lei e Ducati passano 7 cm di interasse, e la Moto Guzzi è compatta. Poi quando la guidi sembra un po' lunga, però in realtà la moto è molto compatta, ma nonostante sia compatta ha spazio per il passeggero. Bella la sella, Abbondante. bene le pedane, bene lo spazio per le borse, bene lo spazio tra te e il pilota, molto molto bene. E poi seconda Ducati, che Insospettabile, perché la vedi, l'anima sembra sportiva, piccolina, e invece sì. sul Devo passeggero... riconoscere, quando abbiamo fatto soprattutto la parte in cui io e te ci alternavamo alla guida, quindi io sono un po' più alto di te, quindi sono anche un po' più esposto rispetto a te, devo dire che la bolla generata mi piaceva Da che Ducati. da Ducati, Sì. ma anche da Guzzi, cioè a livello di protezione era veramente una sorpresa. Immaginavo di essere investito anche dall'area, da parte alta del casco, invece no. Esatto. Honda bene, ma gli manca un pezzettino perché la sella è un po' più piccola, Sì. le maniglie sono molto dietro, molto vicine al sedere di chi si siede e del passeggero, e non hai così tanto spazio tra le gambe, tra le borse e i piedi, sei un po' lì Incastrato. È così. Poi Triumph, che ovviamente sono le due moto più piccole, Triumph e Suzuki, logicamente hanno un po' penalizzato il passeggero. Triumph in realtà la sella è molto bella, però sono moto un Tutto pochino più compatto, e quindi sta un pochino meno, e anche la protezione dovuta ai cupolini un po' più piccoli è un po' inferiore. E appunto, parlando poi di passeggero, di viaggio, ovviamente avevamo tutte le moto con le borse laterali, non con il top case, abbiamo valutato un po', le abbiamo misurate bene, capacità, ingombri laterali, capacità di inserirsi nella linea della moto, quindi facilità di gancio-sgancio, e anche come si integrano nella linea della moto, e pesi. Alla fine anche qua brava Guzzi, perché la sua coppia di borse si integra molto bene, non è così semplice da tirar fuori, devi tirare fuori così, un po' di forza, però la capacità è nella media, come 69 litri, di meglio di lei fa solo Triumph, ma Triumph ha le borse d'alluminio, quelle un po' da rally, sezione chiara, capacità chiara di esatto, e simmetriche, destra e sinistra, e ci stanno due caschi. Quando tu vai in spiaggia, parliamo di Guzzi, nel tuo bel viaggio in Corsica, sì, nel tuo viaggio in Corsica o in Sardegna, arrivi in spiaggia tiri fuori l'asciugamano, i due caschi dentro, insomma, grande comodità. Honda ha delle valigie enormi, non è la più grande di capacità, però l'ingombro è insomma bello consistente, è asimmetrico, il casco ci sta solo da una parte. Ducati anche lei valigie asimmetriche, 56 litri di capacità totale, il casco ci sta solo da una parte. Triumph e Suzuki il casco non ci sta da nessuna parte. Secondo me sul Moto così il casco dentro ce lo dovremmo mettere, però ripeto, Triumph ha anche un altro set di borse, ci è stata data con le borse d'alluminio, che però sono molto ingombranti lateralmente. Poi hanno anche i supporti esterni, anche perché Triumph è l'unica che non aveva i ganci del codino. integrati. Forse qua ci sarebbe un po' da lavorare. Sulla GT Pro, perché magari poi sulla Rally Pro, che è una moto che usi per fare altre cose, sta che ci sia il telaietto dietro bello, snello, per fare le fuoristrada. Su questa qui le altre hanno tutti i loro ganci. Ma sono anche più belle senza, cioè che questo è un tema. Esatto, quando le togli non hai il telaietto e tutto. Quindi brava Guzzi, perché da questo punto di vista qua ha guadagnato dei bei punti. L'impermeabilità l'abbiamo provata perché abbiamo preso dell'acqua, tutte che hanno funzionato tutte funzionato molto bene, quindi da questo punto di vista qui brava Guzzi, perché appunto due ingombri giusti, peso ci sta, capacità giusta, magari non sono regolarissime, però riesce a caricare bene, e ci stanno dentro due caschi. Terzo tema, quello dei consumi, naturalmente è fondamentale anche per definire quelle che sono le caratteristiche della moto da viaggio. Al primo posto Triumph con un consumo molto interessante, 19,2 km con un litro. Non c'è da stupirsi, è un motore più piccolo e la moto più leggera. Esattamente, a conferma che la fisica non è un'opinione da questo punto di vista. Al secondo posto Suzuki 18,7, terza Honda 18,2, perché comunque Honda alla fine riesce sempre a stupirsi. No? Sì, stupisce? sì. No, stupisce, si conferma un motore molto valido. In generale devo dire buoni risultati, 17,5 Ducati, e un po' più indietro la nostra Guzzi. E hai Cardano, pesa di più, il consumo è quello, cioè viene fuori un po' la fisica non è un'opinione. Consumi interessanti. Posso dire una cosa, considerate che noi quando facciamo queste comparative qua
facciamo una serie di rilevamenti. Sì, non dopo uno, il percorso un po'. autostradale facciamo uno stop dopo circa 100-150 km, quando facciamo un pezzo guidato extraurbano ci fermiamo anche lì dopo, quindi è proprio il consumo medio rilevato effettivo. Il ciclo misto, chiamiamolo così, sì sì. Devo dire, vabbè, consumi comunque secondo me buoni, validi, compatibilmente con quello che fanno le moto. Suzuki non mi sorprende perché il motore è sempre molto efficiente, è curioso che è il motore più potente dopo quello di Guzzi, 107 cavalli, no, anche quello di Triumph che c'è 108, comunque è uno dei più potenti, però poi all'atto pratico non è un motore così esaltante a livello esplosivo, però a livello di consumi è comunque un motore molto molto efficiente. E Triumph, ripeto, non mi stupisce perché è la moto più piccola, quindi più leggera, più compatta, col motore di cilindrata minore, giustamente consuma meno. Beh, siamo arrivati praticamente alle battute conclusive di questa nostra quarta comparativa dell'anno. Ricordiamo che è stato ancora piuttosto bello guidarle, ma soprattutto arrivare alla classifica finale, perché le voci aumentano di puntata in puntata, adesso sono diventate delle puntate. La definizione delle caratteristiche, adesso ripenso veramente quando siamo messi in studio. Quando guardate i cartelli delle varie punteggi che escono, guardate che è tutto fatto da ingegneri, cioè quindi quella che prende i punti al 100%, gli altri sono minori, le sbarre sono più corte perché me l'avevano segnalato, perché le barre non avevano la lunghezza. Grazie per la segnalazione. Grazie per la segnalazione, ho lavorato come te. Sì, ho lavorato ore, adesso le barre sono lunghe in percentuale rispetto alle proporzioni dei punteggi. Quindi... Allora, ci vorrebbe una volta che facessimo un backstage di quando banalmente ci mettiamo a gestire la prova delle borse. Perché? E misurale, e sganciale, e riaggancia, e aprile, e mettile dentro e il casco, e non si chiude. Ma se vuoi fare le cose precise devi fare così. Bisogna fare così, del resto abbiamo l'ingegnere in squadra che viene così. Allora, com'è la classifica finale che ha tenuto in considerazione la guida, i consumi, il prezzo, la dotazione, il passeggero, le borse, come vi abbiamo raccontato fino adesso? Direi che andiamo dritto al risultato, forse ce l'aspettavamo questa volta una vittoria della protagonista. Se avete visto le tabelle prima... Ma sai quando arrivano in redazione che noi facciamo sempre la classifica provvisoria e la canniamo la Honda era questa sicuramente, volta... l'Africa Twin era la papabile, era la candidata insomma principale, anche perché eravamo freschi dell'altra comparativa e ci potevamo immaginare che funzionasse così. Io non mi aspettavo Ducati seconda. Nemmeno io. Adesso se state guardando la tabella ovviamente vedete tutti i punteggi. Nemmeno io, però alla fine Ducati è piaciuta. Ancora è piaciuta per tanti motivi, per il motore, per la sella, perché è un bello schiumato, perché comunque alla fine protegge abbastanza bene, perché quando la guidi ti dà tanta soddisfazione, perché se sei un po' sportivo in lei trovi quello che ti serve, certo. Così Honda è forse la più completa, brava Moto Guzzi. Facciamo i complimenti alla nuova arrivata Moto Guzzi, che si inserisce in un ambito veramente complesso dal punto di vista delle esigenze anche di chi decide di acquistare una moto in questa categoria. Un po' confermate se vuoi gli altri risultati, anche perché sono cresciute molto le altre. Triumph, benché si sia aggiornata ha perso quest'anno, un po' sulla parte elettronica, il cambio, il mono, dove appunto lì ha perso parecchi punti, un po' di gestione del calore, le borse, che Guzzi ha guadagnato tanti punti con le borse, oggettivamente. Sì. Infatti se andiamo a vedere la tabella solo della guida, l'ordine non è lo stesso, ve la mettiamo fuori giusto per indicazioni. Sì, passeggero, borsa, ma noi dobbiamo valutare tutto, quindi ci sta. Quindi nel punteggio solo guida l'ordine di grandezza è un po' diverso, però qui ragazzi, quando uno compra questa moto deve farci queste cose che abbiamo fatto noi. Gira in due, ha bisogno delle borse, tutto fa, e quindi bene. E questa classifica, quinto posto, quindi Suzuki. Direi che abbiamo chiuso anche questo racconto di viaggio che è stato, ti dico, bello. Sono contento di essere andato nell'est italiano, siamo andati verso appunto l'altopiano di Asiago, zona meravigliosa, chi lo conosce sa di cosa parliamo. E le strade super top. Belle, pochissimo traffico, strade belle, contesti meravigliosi anche a livello di natura, cioè che è una cosa preziosissima che noi abbiamo in Italia. Stefano, si chiude qua, invitiamo ovviamente chi non l'avesse ancora fatto a iscriversi al nostro canale, seguirci sui nostri canali social. È impossibile che non l'abbiate ancora fatto, dovete farlo per forza. Tu ingegnere che c'è scritto da casa. Ti ho fatto anche tutte le barrette lunghe giuste, quindi devi iscriverti. Qua sotto nei commenti ci sarà sicuramente da discutere, chiacchierare. Sapete che noi rispondiamo sempre a tutti, io mi prendo sempre una giornata per rispondere a tutti i commenti della settimana, io, lui, insomma chi è coinvolto nei nostri video. Noi chiudiamo qui questa comparativa, andiamo in vacanza, sì. Ne arriveranno altre in autunno, quando torneremo dalle vacanze state pronti, non sarà argomento solo Maxi Enduro, ma parleremo anche di altre cose, anche più piccole di cilindrata, e direi che possiamo chiuderla qua e ci vediamo al prossimo video. Buone vacanze! Ciao!